Ciao a tutti, come smettere di preoccuparsi di quello che le persone pensano di te? Uno dei problemi maggiori che noi abbiamo è il timore del giudizio, il timore di essere giudicati negativamente dagli altri, quello che crediamo che le persone possano pensare di noi. Talvolta non è neanche importante quello che pensano effettivamente, ma quello che noi crediamo che loro pensino. Quindi il timore del giudizio negativo degli altri. E questo timore del giudizio a cosa porta? Porta spesso a un complesso, al complesso di vergogna, cioè noi ci vergogniamo di noi stessi, ci vergogniamo delle nostre capacità, ci vergogniamo un po' di tutto, ci vergogniamo perché ci sentiamo comparati in modo fallimentare ad altre persone, ci sentiamo il bruttanatroccolo, il calimero nero, ci sentiamo inferiori. Ecco, questo porta spesso ad un complesso di inferiorità. E allora noi dobbiamo imparare a uscire fuori da questo schema, smettendo immediatamente di preoccuparci di quello che gli altri possono pensare di noi. Quando qualcuno pensa qualcosa di negativo di noi, deve scattare nella mia testa un unico pensiero, un unico pensiero. Questa persona sta proiettando su di me la sua realtà interiore e di fatto è così. Se qualcuno pensa che tu sei una persona disonesta è perché lui o lei è disonesta dentro. Se qualcuno pensa che tu sei uno scansafatiche e ti giudica in quel modo, è perché lui è fatto così o lei è fatta così. Quindi tutti i pensieri negativi che poi vengono esternati dagli altri e proiettati su di noi, cioè i giudizi che le persone esprimono, rappresentano semplicemente ciò che sono loro, la loro interiorità. Perché noi dobbiamo tenere presente questo, che la nostra realtà esterna è semplicemente la proiezione della realtà interna. E questo deve scattare immediatamente, dobbiamo fregarcene altamente dei pensieri negativi degli altri, perché non riguardano noi, riguardano gli altri. Noi non dobbiamo preoccuparci se una persona mi giudica male o mi mette in comparazione fallimentare, mi dice quello è più bravo, quella è più brava, quello lì è fatto così, è più bravo di te, significa semplicemente che lui o lei crede che tutti gli altri sono più bravi di lui, sono più bravi di lei. Cioè è quello che viene detto a noi in realtà è come se lo dicesse a se stesso, è come se lo dicesse a se stessa. Questa è la verità, questa è l'unica regola. Le persone che sono veramente sicure di sé, che hanno forza interiore dentro, non giudicano mai negativamente gli altri, non li giudicano mai, perché hanno compreso, hanno capito in profondità che il giudizio è veramente la cosa peggiore che noi possiamo avere delle altre persone. Perché non si può mai giudicare il livello, ad esempio, di spiritualità delle altre persone. Pensate al Buddha. Il Buddha, oppure pensate a San Francesco, per restare nella cultura cristiana. Il Buddha e San Francesco avevano rinunciato a tutte le loro ricchezze, hanno rinunciato a tutti i loro privilegi per vivere in povertà, per vivere da mendicanti, per vivere da straccioni, in fondo. E allora, se uno vede uno straccione oggi, un mendicante, gli viene da giudicarlo male. Poi magari questo è un illuminato o un illuminato.
perché nel Buddha era così, ai suoi tempi lui faceva il mendicante, come San Francesco faceva il mendicante, uno straccione, uno senza fissa dimora, come si direbbe oggi, un senza tetto. Eppure entrambi erano persone felici ed illuminate. E chissà quanti giudizi negativi hanno ricevuto. Come noi oggi vediamo un barbone, un senza tetto, tendiamo magari a esprimere giudizi negativi, ma il giudizio negativo che esprimiamo su questa persona, in realtà è un giudizio negativo che noi esprimiamo su noi stessi. E questa persona in quel momento preciso ci fa da specchio, ci fa da riflesso. La nostra realtà interiore trova modo di venire fuori e di catapultarsi proprio su quella persona. E così accade anche, dobbiamo riflettere su quando noi esprimiamo giudizi negativi di qualcuno. Su questo dobbiamo riflettere. Perché quando noi esprimiamo giudizi negativi su qualcuno, in realtà stiamo dicendo ciò che siamo a noi stessi. Le persone che ti giudicano male è perché sono sbagliate loro dentro e attraverso il loro giudizio negativo tirano fuori quello che hanno dentro. Questo dobbiamo tenerlo in considerazione, come dobbiamo tenere in considerazione il fatto che, ad esempio, ci sono persone che invece esprimono positività, cercano di vedere sempre gli aspetti positivi negli altri. Ed è quello che io ti suggerisco di fare. Cerca di vedere sempre gli aspetti positivi nelle altre persone, perché potresti trovarli. Se invece proprio non trovi aspetti positivi, tu non sei obbligato ovviamente a stare con queste persone, a seguirle, devi semplicemente allontanarle senza esprimere giudizio. Oppure puoi esprimere un giudizio soggettivo. Faccio un esempio pratico. Supponiamo che io mi faccia dare il passaggio, una persona mi dia un passaggio in auto e questa persona guida malissimo, per dire, e io rischia un incidente ogni 100 metri. E poi scendo dall'auto, ho preso il passaggio. Ora io non vado in giro a giudicare le persone. Se qualcuno mi chiede, senti, mi deve dare un passaggio Tizio, come guida? Mi fa esplicitamente la domanda. Allora io non devo dire guida male, io direi, per me io un altro passaggio non me lo farei ridare, non lo accetterei. Perché io personalmente non mi sono trovato bene con la sua guida. Vedi tu quello che vuoi fare. Io ti posso dire la percezione che ho avuto io, non è detto che sia una percezione reale. Questa è la risposta. Questa è la risposta di una persona che non ha, diciamo, negatività dentro. Invece quelli che vanno, appena scendono dalla macchina, vanno a dire, ma guarda, hai visto come guida quello, non è capace, è un incompetente, è qua e là, perché si sentono loro incapaci ed incompetenti. Questo è un qualcosa che dobbiamo tenere a mente. E quindi l'unico modo per smettere di preoccuparci di quello che gli altri pensano di noi è avere ben chiaro nella testa che quello che pensano è semplicemente un'espressione di loro stessi, un'espressione del loro modo di essere. Chi ti critica, chi ti giudica, chi ti compare in modo fallimentare, non deve assolutamente generarti vergogna, ma semplicemente deve darti un'indicazione su questa stessa persona. Ecco, quindi questo è l'unico sistema per smettere di preoccuparsi del timore del giudizio degli altri e non dobbiamo neanche
come dire, le cose devono entrare da una parte e uscire dall'altra, proprio senza nessuna preoccupazione, assolutamente nessuna preoccupazione. Bene, per questo video è tutto, iscriviti al canale, seguimi anche sulla pagina Instagram Massimo Taramasco ed iscriviti anche al mio nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Ciao a tutti.